Ti spiego adesso un esercizio molto importante che serve per far capire ai membri del gruppo, cioè alle persone che fanno parte di un gruppo di lavoro, l'importanza delle varie forme di comunicazione. Devi infatti sapere che esistono diverse forme attraverso cui noi possiamo esprimerci e comunicare all'interno di un gruppo. Abbiamo visto che ci sono ad esempio aspetti di comunicazione verbale e non verbale, e che ci sono aspetti che riguardano la comunicazione monodirezionale e invece bidirezionale, che serve il feedback ma alle volte non serve, che alle volte bisogna dare degli ordini e qualcuno li deve eseguire, alle volte invece bisogna chiedere consigli e bisogna ascoltare, che alle volte ci sono persone che stanno male e che vanno gestite, che alle volte ci sono situazioni che non riusciamo a capire, quindi bisogna fare un'esplosione delle idee, una riunione di un focus group e quant'altro. Ognuna di queste modalità di stare in gruppo necessita forme di linguaggio e di comunicazione diverse. Questo esercizio che ti spiegherò adesso è importante proprio per far capire al gruppo le diverse funzioni della comunicazione, le diverse funzioni delle varie modalità di comunicazione, in modo particolare della comunicazione monodirezionale, della comunicazione con interazioni, della comunicazione senza interazioni, della comunicazione ad esempio visiva piuttosto che quella verbale. Allora, funziona così: dai a ogni membro del gruppo 4 fogli bianchi, fogli A4 e una penna o una matita. Questo esercizio quindi si svolge in 4 fasi. Nella prima fase inizierai a leggere le istruzioni del primo foglio che trovi nel file allegato, quello della fase 1, inizierai a leggere le istruzioni alle persone che sono lì in un modo tale che tu le possa leggere ma che loro non debbano in alcun modo interagire con te. Cosa significa? Che mentre tu leggi quelle istruzioni loro devono eseguire quelle operazioni che tu gli chiedi senza poter interagire, quindi non possono farti domande, non possono dire niente e tu devi soltanto seguire quelli che sono i tuoi tempi, ovvero quelli che ritieni utili perché loro possono effettivamente svolgere quell'attività che tu gli hai chiesto di fare. Quindi, prima parte dell'esercizio, fase 1, loro iniziano a scrivere, a fare l'attività che tu gli chiedi di fare, tu inizi a leggere quella sequenza di operazioni che sono 6, che trovi nella fase 1 del file allegato, e ricordati che non devi in alcun modo interagire, quindi qualsiasi cosa loro facciano tu devi continuare a leggere come se loro non esistessero, cioè come se quell'interazione fosse praticamente senza possibilità di contatto con l'altro. Fai finta di essere dietro un muro, per cui tu mandi delle informazioni dall'altra parte ma non sai assolutamente cosa succede. Fai che una cosa molto utile per questa prima fase dell'esercizio ad esempio è metterti dietro una tenda o dietro una lavagna o dietro uno schermo in modo tale che tu non possa vedere, non possa essere distratto. Certo, puoi sentire quello che loro dicono, eventualmente se vuoi farlo proprio bene l'esercizio puoi anche metterti un paio di tappi nelle orecchie in modo tale da non sentire niente. Quindi tu devi comunicare e l'unica cosa importante è che loro siano in grado di sentire quello che tu dici. Quindi linguaggio orale, quindi verbale, senza interazione. Questa è la prima fase. Verifica qui alla fine della fase se effettivamente e quante persone sono riuscite a fare l'attività che tu gli hai chiesto, in quella modalità lì. La seconda fase dell'esercizio riguarda la stessa procedura, sarai sempre tu a leggere un elenco di 6 punti, di 6 fasi, che trovi sempre nella fase 2 del file allegato, e in questo caso però c'è una cosa in più: tu sei sempre dietro la tua lavagna, sei sempre lì che non vedi quello che loro fanno, ma in questo caso potrai sentire le loro domande, perché dirai che in questa fase tu leggerai delle istruzioni ma loro potranno farti delle domande e queste domande dovranno essere formulate in modo tale che tu possa rispondere solo con un sì o con un no. Qualora la domanda sia posta male e tu non possa rispondere con un sì o con un no in base a quello che vedi nel tuo foglio, nel tuo file che ti sarai stampato, beh, allora in quel caso lì dovrai stare zitto. Quindi se riesci a rispondere sì o no alle loro domande potrai farlo, se non ci riesci non devi assolutamente rispondere. Unica premessa in questo caso qui: non consentire a loro di fare la tipica domanda che ti faranno e che sarà la seguente. Puoi ripetere? Anche tu diresti sì e ripeteresti l'istruzione per cui chiaramente sarebbe facile per loro poi arrivare a comprendere
cosa devono fare. Ma questo esercizio, ti ricordo, serve proprio per capire la differenza tra i linguaggi con interazione e senza interazione, ma anche per capire che in certe situazioni sarà necessario che tu comunichi in modo unidirezionale oppure sarà necessario che tu comunichi in modo interattivo con le persone. Quindi fase 2, leggi e loro ti chiedono solo e tu puoi rispondere solo sì o no. E poi andate a vedere i risultati e probabilmente in questa situazione alcune persone potrebbero aver fatto bene il compito, più di prima sicuramente. Se l'esercizio è fatto bene, in questa situazione magari qualcuno riesce ad avvicinarsi di più alla soluzione del problema che tu gli hai chiesto di svolgere. Terza fase, prendi il terzo foglio del file che ti ho allegato, inizi a leggere, ma in questo caso sarai non più dietro una lavagna, dietro una tenda, ma sarai di fronte al tuo gruppo e potrai leggere quello che devono fare, ma soprattutto dovrai dirgli che loro possono interagire con te e farti tutte le domande che vogliono. Quindi solo il linguaggio verbale, cioè non consentire loro di uscire dalla stanza, di fare disegni, niente. Solo linguaggio verbale, quindi solo parlare, potete solo sempre parlare in queste tre fasi, no? Nella prima fase parli tu, nella seconda fase parli tu ma loro fanno domande e tu rispondi sì no, nella terza fase tu puoi parlare tu leggi le istruzioni e loro possono parlare con te, farti tutte le domande che vogliono, anche quella di ripetere, tu sarai disponibile o no, vedi tu. Lo scopo è che tu riesca a trasmettere loro la capacità di fare quella cosa giusta, in modo giusto. Bene, questa si chiama la fase del linguaggio orale con interazioni limitate. Alla fine gli mostrerai il risultato e potrai vedere se effettivamente con un linguaggio verbale e di interazioni molte più persone dovrebbero essere riuscite a svolgere correttamente l'esercizio. Questo è lo scopo, quindi lo scopo è quello di far capire al gruppo che il linguaggio è in questo modo più ricco e quindi porta ad una maggiore capacità di performance, quindi di risultato. Quello che gli devi anche far notare in questo caso è che il tempo impiegato potrebbe essere maggiore, perché è chiaro che se si instaura un rapporto dialogico fra te e loro, probabilmente ci mettete un pelino di più. Molto utile in alcuni casi tenere i tempi delle varie fasi, cioè da quando si inizia la fase 1 a quando la si finisce e si fa vedere il risultato, la fase 2 allo stesso modo e la fase 3 allo stesso modo, perché in questo caso vedi anche come i risultati migliorano, cioè dovrebbe essere così se l'esercizio è fatto bene, man mano che vai verso dalla fase 1 alla fase 3 i risultati migliorano, cioè le persone sono sempre più in grado di fare quello che gli hai detto, ma i tempi potrebbero aumentare. Ultima fase, linguaggio visivo. Che cosa significa? Che in questo caso tu invece che leggere le istruzioni che trovi nel foglio 4, nella fase 4 del tuo file che stamperai, dovrai semplicemente prendere quel foglio e farlo vedere ai tuoi colleghi, al tuo gruppo. Tu dirai, che senso ha questo? Ha un senso perché tu stai cambiando la modalità di comunicazione. Prima comunicavi in modo verbale e loro rispondevano verbalmente. Adesso comunichi in modo visivo, utilizzi una forma di linguaggio visivo e gli chiedi semplicemente ragazzi dovete fare questa roba qua. Vedrai che in questo caso qua loro riusciranno a svolgere molto facilmente l'esercizio, no? E soprattutto tutti lo faranno giusto, almeno dal punto di vista qualitativo. E lì la riflessione che tu fai è, attenzione, ci sono dei linguaggi che sono più efficaci in certi contesti. Sicuramente, se tu invece hai a che fare, e qui faccio una riflessione generale, con un problema di una persona che non riesce a vedere una situazione, una soluzione, ha un problema, non puoi fargli vedere un'immagine tipo una mano che gli dice sì dai ce la farai, no, in questo caso devi parlarci, devi entrare in un linguaggio verbale e anche affettivo se vogliamo, no? Ma se dobbiamo solo trasmettere informazioni o cose da fare, ad esempio il linguaggio visivo è molto più efficace per l'erogazione o lo svolgimento di un compito. Ecco, questo è l'esercizio. Poi se hai delle considerazioni o hai provato a farlo e vuoi chiedermi delle informazioni o dei consigli, o perché non è proprio semplice se non l'hai mai fatto, fallo pure, puoi scrivermi nei commenti o darmi una mail per chiedermi delucidazioni in merito.